Oggi iniziamo il video con una bella ed una brutta notizia, ma partiamo dalla bella, che è quella banalissima. Come potete vedere siamo tornati belli, lucidi e splendenti, quasi che non riconosco più gli stivali. La brutta notizia è che la Tenerona parcheggiata dietro di me sta letteralmente piangendo. La tenuta del paraolio della forcella è peggiorata. Lungo la strada ho provato a pulirlo inserendo una lamina sottile in plastica per vedere se ci fossero dei detriti, ma il risultato non ha portato a nulla. Quindi ora che ci troviamo a Cuenca in Ecuador, città con quasi 500.000 abitanti, approfittiamo per vedere se troviamo una concessionaria Yamaha. Ho controllato su Google, ci sono 4 sedi ufficiali Yamaha, noi ci troviamo qua. Dalle recensioni la migliore dovrebbe essere Yamaha Business Plaza, che si trova esattamente dalla parte opposta di dove siamo noi. E con l'occasione cerchiamo di lavare anche la moto, perché come potete vedere è in condizioni pazzesche. Anche per chi ci incontra lungo la strada, noi super puliti, la moto sporca, sembra quasi che l'abbiamo rubata. Siamo oltre i 2500 metri, come avete visto la partenza è sempre leggermente complicata, nel senso manca l'ossigeno a noi, ma al tempo stesso la centralina deve resettare i parametri perché appunto deve ristabilire una nuova carburazione. Dai Tenerona che confidiamo tutti in te! Avvia! Oggi partiamo con i guanti estivi, come potete vedere c'è ancora un po' di sole, ma nel pomeriggio ha messo temporale. Oggi è lunedì mattina, sono le 12:40, Cuenca è super tranquilla, soprattutto in questa zona che è una zona residenziale. Devo aprire il zip dei pantaloni perché pensavo fosse più freddo. Ok, ora ci sono circa 20 gradi, fa strano perché siamo vicinissimi all'equatore, ma ripeto, siamo ad oltre 2500 metri. E la temperatura percepita cambia tantissimo se ovviamente esce il sole o è tutto coperto come ora, perché il sole è una sorta di fiamma ossidrica. Google mi indica 8 minuti il tempo in rosso, quindi sicuramente in questa circonvallazione troveremo tantissimo traffico. Però guidare la Tenerona senza usare di bagagli nel traffico è veramente un gioco da ragazzi. Qua alla derecha, in teoria dovrebbe essere in fondo sulla destra. SR3 è importante perché dovrei comprare l'adesivo 3M per il supporto del casco, poi magari ci passeremo. Da quanto vedo, seguendo il modo di fare dei sudamericani, questa è la via dei concessionari. Eccoci arrivati ragazzi, è enorme. Allora, servizio tecnico in fondo, proviamo a vedere se di qua, perlomeno se possiamo lasciare la moto qua. Somos italiani, tengo un problema al retón de los horquillas. Puede pasar de nuevo, o sea, como esa moto está pesada, cae en un bache, tú revientas. Sí, porque Santiago con mi mujer, con la bolsa, mucho. La moto está muy pesada, 500 kilos esta moto. ¿De dónde viene? ¿De Italia? De Italia, moto italiana. La Alemania tu BMW, ¿no? Con Super Tenere. No, han llegado con la 700. 700. Sí. No, 700 porque acá solo, porque acá no se me parece. Sí. No, déjame, mire. A ver, ¿qué pasa ahorita en cambio? Es el tiempo. Estamos súper ocupados. ¿Cómo anda usted con el tiempo? Yo tengo un poquito de tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Puedo dejar la moto hoy, no sé, 2, 3 días. ¿Sí puede dejarla? Sí. Ya, chévere, pues, entonces. Ya si no da suficiente el tiempo. Ahora te dejo la moto. Ya. Te dejo mi número, Ya. WhatsApp. Primero vamos a ver si tenemos un retenido, ¿ya? Ok, Venga perfecto. conmigo, venga. Bueno, bienvenido acá a Cuenca, Yamaha Ecuador. Es un placer servirle en esta ocasión y estamos a las órdenes. Allora vi aggiorno, ho appena parlato con il meccanico, super disponibile. Il repuesto, ovvero il ricambio, ce l'hanno. Mi hanno chiesto $20 cada uno, quindi $40 totali. Per il lavoro circa $80. Poi se siete curiosi facciamo un giro all'interno perché un negozio così grande qua in Sud America io personalmente non l'avevo mai visto.
Questa è la zona ricambi e guardate, hanno anche le nostre gomme. Quindi abbiamo scoperto un altro lugar, un altro luogo dove in caso di problema appunto alle gomme possiamo trovarle. Ho parlato anche con il responsabile e guardate la loro disponibilità, la loro accoglienza, mi hanno regalato questo portachiavi. Secondo aggiornamento, dopo aver parlato con il meccanico che mi ha fatto veramente una buona impressione, gli ho detto che ho cambiato l'olio e il filtro dell'olio a Lima, ma non ho fatto null'altro, non ho controllato il filtro dell'aria, non ho controllato le candele, nulla, perché i prezzi dal mio punto di vista erano troppo alti. In questo caso sembra che si allineano, forse anche leggermente meno rispetto all'Italia, quindi ne approfittiamo. Poi quando tornerò a riprendere la moto faremo un giro anche all'interno, perché dopo quasi 4 anni qua in Sud America forse abbiamo trovato la migliore tienda, la miglior concessionaria Yamaha, e per questo mi vedete leggermente sorridere. Ora chiamiamo Uber e torniamo a Sara. Per voi sono passati 2 secondi, per noi 48 ore, ma mi ha appena chiamato il meccanico della Yamaha e mi ha detto che la moto sta lista, la Tenerona sta pronta. Quindi casco in mano, chiamiamo Uber e ci vediamo direttamente in officina. Dai che ci siamo, 420 metri. E vi condivido anche il prezzo perché mi sembra super buono. Per fare circa 7 km ho pagato $4,21. Poi a forza di utilizzare l'app di Uber mi hanno anche fatto lo sconto del 17%. Ma non perché sono più bello, solo perché ne facciamo un utilizzo pazzesco. 091. E durante il viaggio abbiamo trovato un autista, un conducente simpaticissimo, abbiamo fatto una lezione di italiano. Ora ve lo faccio ascoltare. Come si dice? Buongiorno, un piacere conoscerti. Bravissimo. Allora all'officina ci siamo arrivati, già ho visto la Tenerona che è super pulita. Guardate che mostro, praticamente non la riconosco più, l'hanno lucidata. Adesso andiamo a parlare con il meccanico e vediamo cosa hanno combinato, perché mi hanno detto che non potevo stare all'interno dell'officina durante la manutenzione, quindi dobbiamo assolutamente fidarci di loro. Poi con calma faremo un video all'interno del negozio perché c'è una cosa che voglio mostrarvi. La fattura ce l'abbiamo, ora andiamo a pagare e poi con calma vi racconto i lavori fatti. Prima però venite con me perché qua in Sud America è la prima volta che vedo una Tenerona nuova. Guardate il prezzo, questi dovrebbero essere $26.000. Parliamo del modello ZE 2024. Certo che a vedere queste condizioni rispetto alla nostra, da un lato fa piacere, ma al tempo stesso fa anche piacere pensare a quanti chilometri e dove la nostra Tenerona ci ha portato. Giro panoramico, anche se la conosciamo benissimo, vediamo le sospensioni elettroniche, il motore pulitissimo ed ovviamente un'elettronica migliorata rispetto alla Z. Apellido, nombre. Ya. ¿Puede pagar con tarjeta? Sí, de crédito, débito. 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 Sí. Sus datos, ¿ya? Y le regreso su tarjeta. Ok. Buenas tardes. ¿Ya de viaje? Empezamos lunes. Ah, el lunes, que les vaya bien. Ahora estamos acá a trabajar a la computadora. Bien, bien. ¿Están en el centro hospedado? Estamos cerca, otro lado de esta tienda. Ya, al otro lado de Sí, la ciudad. Ya. más o menos 6-7 kilómetros. Sí, sí. Pero el lugar es tranquilo. Mejor, qué bueno. Perfecto. Solo le entrego las facturas. Tal vez arriba hay el museo con las motos, con la colección que tiene el jefe. Se puede? Sí, claro. Facciamo un giro veloce anche un po' per curiosare e vedere le moto che si vendono qua, ma anche gli accessori.
Assolutamente non mi aspettavo un museo del genere con tutte queste moto, ma l'occhio è caduto su lei, ragazzi. Questa è una moto storica, una moto iconica, ma una moto che dal mio punto di vista è bella anche ora. Però anche lei ha un piccolo problema come la Tenerona. Adesso bando le ciance e torniamo alla moto, anche perché voglio provarla con il filtro nuovo. Un placer, gracias. Ok ragazzi, torniamo in abitazione, poi vi racconto tutto. Hasta luego! Addirittura è uscito anche il sole, cose da pazzi. Sto vedendo che devo riposizionare la Insta perché sicuramente quando l'hanno lavata hanno spostato un po' di cose. Dovrei fare anche benzina, ma adesso andiamo diretti in appartamento perché vedo in fondo che il meteo non promette nulla di buono. Sono le 5 di pomeriggio, quindi l'orario peggiore con il traffico maggiore. Quasi arrivati, 700 metri, ma per fare 6 km ci abbiamo messo 30 minuti, però abbiamo scaldato per bene il motore della Tenerona dopo il lavaggio. Questo condominio a mattoncini è il nostro appartamento. Ok, poi adesso la controlliamo con calma. 45 è il nostro posto. Certo che a far manovra con la Tenerona scarica sembra leggerissima, addirittura. Facciamo spegnere la ventola. Ok, guardandola ora quasi che non la riconosco più rispetto a quando l'avevamo lasciata. Non ci soffermiamo sui dettagli della pulizia, anche del cerchio, ma basta benissimo così. Il settaggio delle forcelle è rimasto tale e quale, controllando lo stelo sembra tutto ok, anche dall'altra parte. Poi ti devi fermare a fare il video perché c'è lui, ma in fondo anche un falegname. Saranno circa 20 minuti che aspetto che ovviamente finisca il suo lavoro. Trovare la location per fare i video sembra una cavolata, ma è una fatica immane, e quando pensi questa è la volta giusta vai tranquillo che sei fregato. Anche dall'altra parte, perché i parolio vanno sempre cambiati entrambi. Poi, dato che il meccanico pre-empatia mi è piaciuto tantissimo e vi posso garantire per esperienza che qua in Sud America non è facile trovare un meccanico che susciti fiducia, ho fatto controllare il filtro dell'aria e lo stato delle candele, perché se vi ricordate a Lima quando siamo tornati ho cambiato solo l'olio e filtro dell'olio, perché in quel caso il meccanico rapporto qualità-prezzo, diciamo, per non dire altro, ma tornando a filtro dell'aria, io ho il KN, ovvero il filtro che si può lavare poi ingrassare, solo che ha oltre 100.000 km, ha oltre 10 anni. Qua non avevano il kit per la pulizia e quindi l'ingrassaggio. So benissimo che possiamo utilizzare detersivi per pulirlo e poi un olio denso per ingrassarlo, ma avevano il filtro dell'aria ad un buon prezzo, quindi con l'occasione ho deciso di rimettere l'originale. Poi, dato che dovevamo sollevare il serbatoio, ho fatto controllare anche le candele perché le avevo sostituite in Brasile circa 15.000 km fa l'anno scorso. Attenendosi al manuale di officina, Yamaha dice che le candele e filtro dell'aria vanno sostituiti ogni 20.000 km, ma rifacendoci alle condizioni della moto pretagliando, ho pensato bene di diminuire il chilometraggio tra un controllo e l'altro. Quindi smontate anche le candele che si trovano sotto l'airbox per valutare la loro condizione e capire se erano ossidate esternamente, in quanto, se torniamo indietro al video del Brasile, avevo fatto modificare le bobine inserendo una guaina. Avevo una curiosità pazzesca
cerca di vedere se la modifica con la guaina avesse funzionato o meno. E morale della favola, il meccanico mi ha detto che nonostante l'utilizzo estremo della moto, le candele esternamente erano come nuove, quindi modifica con la guaina super approvata. E detto questo, paroli nuovi, filtro dell'aria nuovo, controllo delle candele per la modica cifra di, scrivetelo nei commenti, vediamo chi ci azzecca. Ma concludo dicendo che finalmente dopo tantissimi chilometri percorsi qua in Sud America abbiamo trovato una concessionaria, quindi un punto di interesse da inserire sulla cartina dove poter lasciare la moto in totale sicurezza e, cosa non da meno, dove hanno le gomme che noi abbiamo installato, ovvero le TKC80 della Continental anteriore e le TKC70 sempre della Continental a posteriore, cosa assolutamente qua in Sud America da non sottovalutare. Il sole è praticamente sceso, nella nostra autorimessa si è fatto quasi notte, saliamo da Sara prima che chiami chi l'ha visto oppure inizi a festeggiare, chi lo sa. Looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me